Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, sfruttando l'intuizione e il recente risultato conseguito in un torneo cartaceo di una nostra vecchia conoscenza del canale, Riccardo Piraccini, ormai una colonna portante del formato. Da profondo conoscitore del meta, sempre alla ricerca di mazzi a base agro in grado di dire la loro, questa volta il nostro deck builder ci mostra la sua ultima creazione a base Rakdos, un color pie che ultimamente ha saputo dimostrare il suo valore, con molte build e generali differenti. Questa volta però siamo di fronte a una leggendaria veramente inusuale, a partire dal suo nome, al limite dell'impronunciabile, e che a prima vista sembra più intento a cucinare un pranzetto prelibato piuttosto che impensierire gli avversari, ma come vedrete in questo primer avrete modo di ricredervi. Questa volta vi parleremo di Asmorano Mardika da Istina Kuldakar. La peculiarità principale di questa creatura è che ci porta in dote un artefatto che andrà a tutorare una volta entrata in campo, simulando in tutto e per tutto un secondo generale, come nel caso dei Patron, saliti ultimamente alla ribalta con Commander Legend, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con identità colore nero e rosso e nessun costo di cast, abbiamo un mago umano con forza 3 costituzione 3 e 3 abilità, di cui una dedicata espressamente al lancio di questa particolare magia. Nella sua prima abilità dichiara: fintanto che hai scartato una carta in questo turno, puoi pagare un mana nero o un mana rosso per lanciare questa magia. Nella seconda abilità dice: quando Asmorano Mardika da Istina Kuldakar entra nel campo di battaglia, puoi passare in rassegna il tuo grimorio per una carta chiamata The Underworld Cookbook, rivelarla e aggiungerla alla tua mano, puoi rimescolare. Infine la sua terza abilità dichiara: sacrifica 2 cibi, una creatura bersaglio infligge 6 danni a se stessa. Parliamo ora di The Underworld Cookbook, che di fatto si comporta come un secondo generale, un artefatto al costo di cast di un mana generico, con 2 abilità perfette per sostenere l'azione del nostro mago umano. La prima abilità dice: tappa, scarta una carta, crea una pedina cibo, è un artefatto con paga 2 mana e tappa, sacrifica questo artefatto, guadagni 3 punti vita. Mentre nella seconda abilità c'è: paga 4 mana generici e tappa, sacrifica The Underworld Cookbook, riprendi in mano una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero. Ci troviamo di fronte a una serie di vantaggi e sinergie veramente interessanti. Da un lato un comandante con un costo di cast risibile se opportunamente supportato, con delle statistiche di tutto rispetto, con incorporato una rimozione efficace per la quasi totalità delle creature del formato. Dall'altro un motore per produrre pedine cibo, utile sia per guadagnare punti vita, sia per alimentare la terza abilità del generale, basando sulle meccaniche di discard la sua azione, come per il cast del nostro strano cuoco. Insomma, un approccio inedito che ci porterà a costruire una build inaspettata, anche se dal grande potenziale, dove entreranno in gioco elementi e fattori, a partire da questo Asmorano Mardika da Istina Kuldakar, tutti da scoprire. Di fronte a un comandante strano, sia nel nome ma soprattutto nei vincoli di cast imposti dalla sua prima abilità, è chiaro che necessitiamo di molti strumenti che ci permettono di scartare carte per darci modo di farlo entrare presto in gioco, con tutti i vantaggi del caso. Per fortuna il color pie a disposizione abbonda di elementi che permettono di soddisfare agevolmente a questo vincolo, dandoci anche modo di ottenere qualche vantaggio correlato da questo effetto, all'apparenza nefasto, con Blood Rage Brawler, Conspiracy Theorist, Aeroler Farcraft, Insolent Neonat, Magnetic Channeler, Merchant of Veil e Putrid Imp. Ci sono abilità diverse, alcune poco significative, altre più utili ai nostri scopi, anche solo per non restare senza carte in mano, ma alla fine lo scopo ultimo di soddisfare il vincolo di casta del generale è preservato, e in fin dei conti è questo quello che conta. Ci sono poi una serie di creature che hanno insita la capacità di scartarsi da sola, come nel caso di Street Wraith e Fire Macabre, e di magie come Collective Brutality, Lighting Axe e Faithless Looting, che possono attivare un discard effect alla bisogna, nel caso avessimo necessità di lanciare il generale dalla zona di comando. Anche con degli artefatti come Key of the City o Smuggler's Copter e persino con un incantesimo Demonic Embrace possiamo soddisfare questo particolare vincolo, ma il rischio di vanificare le nostre carte a prima vista potrebbe non giustificare questo approccio estremo. In realtà scartare delle carte potrebbe risultare pure vantaggioso se sceglieremo quelle giuste, a partire da quelle con l'abilità Madness, così da avere un costo di cast alternativo, persino più economico, per ottenere prima un board sostanzioso, attraverso Einen Ravager, Asylum Visitor, Blazing Roadwalla, Kicker Imp e Storm King Occultist. A queste carte, non molte in verità, selezionando solo quelle migliori, affiancheremo Fiery Temper, versatile quanto basta per trovare posto nel 99, per un botto o una rimozione occasionale, se ne avessimo la necessità.
Il fulcro di questo approccio si basa per lo più su una nutrita serie di creature che possono tornare agevolmente dal cimitero, creando un vantaggio notevole al nostro game plan, apparentemente squilibrato, offrendo anche una certa resilienza alle rimozioni, attraverso Bloodcast, Bloodsocket Champion, Cauldron Familiar, Dread Wanderer, Gutter Bones, Lightning Phoenix, Overchase Daredevil, Scraphead Scourger, Silver Moth Ghoul, Skyve Clay Shade, Scarfire Phoenix e Squee Goblin Naboob. Qui si inizia a intravedere la vera forza di questo archetipo, che propone anche alcune chicche come Cauldron Familiar, che ben sinergizza con i nostri token cibo, per una ricorsione che alla lunga può far molto male al nostro avversario. C'è poi un'altra abilità che cade a pennello con il piano di gioco costruito intorno al nostro generale, quell'Escape, ben rappresentata da Oxo Agonas e Croxa, Titan of Threats Hunger, quest'ultimo spina nel fianco di qualsiasi opponente, capace in late game di chiudere più di un matchup. Come ulteriori elementi per infliggere danni al nemico avremo il supporto di Grimlamancer, facilmente alimentabile con il nostro cimitero, e Jury, Master of the Review, che ben sinergizza con il sacrificio dei nostri token cibo, per un bittante indigesto, letale anche quando muore. A supporto di questo impianto, che di base si comporta come un agro deck, introduciamo Ragvam, Nibelpilfere, che coi suoi tesori può darci un boost non indifferente, visto che questo archetipo ha una curva mana relativamente bassa e anche un piccolo vantaggio aiuta molto. E visto che vogliamo sin dai primi turni aggredire l'avversario, ci fanno comodo alcune tech per avere rapidità in campo, grazie a Gingerbrute, Loyal Apprentice, Footfall Crater e Ratkos Headliner, che ben si incastrano con il nostro desiderio di fare danni in fretta. Per il medesimo motivo, oltre per il vantaggio di avere un'altra carta che sta molto bene nel cimitero, inseriamo Hunger, ultimo tassello perfetto per un piano tanto stravagante quanto geniale nella sua attuazione. Dovendo gestire in questo archetipo, capitanato da Asmonado Mardika da Istina Kuldakar, una cozzaglia solo all'apparenza mal assortita di creature e di effetti in grado di valorizzare il discard e la produzione di token cibo, utili anche come rimozioni, gli spazi all'interno della lista sono risicati. Ci faranno sicuramente comodo degli acceleratori di mana, in particolare Dark Vital, Lotus Petal e Moxhammer, soprattutto nei primi turni, quando tra effetti e meccaniche follia potremo avere bisogno di un'accelerazione nell'azione, per mettere in difficoltà sin da subito l'avversario. Visto il core pie, ci doteremo anche di qualche rimozione, anche se il grosso del lavoro sporco lo potrà fare il comandante con la sua terza abilità, ma alcune di queste carte possono fungere anche da danni diretti, nel caso volessimo strappare una vittoria dal nulla, con Bone Shard, Chain Lighting, Dismember, Fatal Push e Lightning Bolt. Poche carte in effetti verso l'arsenale del formato in questi colori, a cui affiancheremo Sinister Concussion, che offre anche la mobilità di Automill secondaria, che ci potrebbe fare comodo in determinate situazioni. Abbineremo in questa sezione gli irrinunciabili scartini, Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxize, soprattutto per conoscere la mano avversaria e girare con il nostro game plan eventuali minacce o risposte inopportune. Aggiungiamo poi alcune tech che posseggono anche l'abilità ciclo, utile come discard effect, così da poter castare il generale anche di secondo turno, con Go for Blood, Memory Leak e Spark Spray, per una maggiore versatilità a disposizione tra le 99. E visto che buona parte del nostro gameplay passa attraverso creature che finiscono prima o poi nel cimitero, ci faranno sicuramente comodo Reanimate e Unart, che possono con poco mana riproporre minacce o banalmente far resuscitare il generale, morto prematuramente nell'azione. Resta ancora spazio per due carte particolari, Gamble, che ben si incasta con il desiderio di scartare delle carte a comando, e Shadow Spear, capace di togliere antimalocchio e indistruttibilità ai permanenti avversari, lasciandoci campo libero per distruggere ogni ostacolo sul nostro cammino. Il nostro Riccardo Piracini, che ormai potremmo definire un veterano degli archetipi agro del formato, si è voluto approcciare a questo Asmorano Mardika da Istina Kuldakar con medesimi intenti, anche se con un bagaglio di strategie e trick molto differenti. Il fatto di poter offrire, con una curva mana molto bassa, diverse strategie attorno a una tematica comune, ha dato il via alla costruzione di questa build, che ha diversi pregi a suo attivo, a partire dall'utilizzo di carte poco sfruttate nel formato, che possono però dire la loro in questo contesto specifico. Tra carte con Madness a produttori di token cibo ci sono diverse sinergie percorribili, tutte a vantaggio di un game plan vario e allo stesso tempo aggressivo, in linea con lo stile di gioco di questo deck builder, sempre alla ricerca di novità e stimoli. Costruire attorno a questo strano cuoco un piano di gioco non è certo facile, ma Riccardo Piracini ha saputo costruire una serie di strategie adatte alla complessità del Metacenturion, anche a dispetto degli ultimi ban occorsi nel formato. Il mazzo punta chiaramente a giocare presto il generale, anche in virtù delle sue statistiche in campo, che possono fornire un bel muro agli altri agro del formato, senza contare il vantaggio di recuperare The Underworld Cookbook per il suo utilizzo successivo.
In realtà, per rendere ancora più efficace la nostra azione, sarebbe opportuno giocare sia il cuoco che il suo prezioso libro, ma verso determinati archetipi, in particolare il control, che scarseggiano di creatura, mettere subito pressione con un 3-3 è sempre un buon affare. Se invece ci dobbiamo scontrare con chi fa delle creature al suo piano di gioco principale, allora vale la pena accumulare molti token cibo, sfruttandoli come motore di rimozione in abbinamento al comandante, prima che il nostro avversario ci possa impensierire. Prediligeremo in questo caso un approccio più da tempo deck, limitando l'azione del nemico mentre noi teniamo il campo libero per le nostre creature, sempre pronte a ritornare in campo, mentre con la combinazione di Asmorano Mardika da Istinakul Dakar e di Veandevol Cookbook terremo testa a ogni minaccia. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo, basato su Asmorano Mardikar da Istinakul Dakar, si posiziona nelle meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Contro i tempo deck e i midrange deck siamo tendenzialmente favoriti, visto che il loro game plan prevede l'utilizzo di poche creature, che saranno facili bersagli nel nostro piano di rimozioni cablato con il generale, con l'unica eccezione di Geist of Saintraft, immune a questa strategia. Verso gli agro deck tornano utili i token cibo, sia per rimuovere le creature sia per guadagnare vite preziose e bloccare la race dell'avversario, mentre costruiamo un board ricco di bittanti, preparandoci a contrattaccare al momento opportuno, puntando a partire bene, nel caso siano rapidi o a proporre più minacce di noi in fretta. Verso i combo deck e gli archetipi a base rianimazione occorre giocare rapidamente e puntare ad esaurire il prima possibile i punti vita dell'avversario, dato che ad eccezione degli scartini abbiamo pochi modi per interferire con questi piani di gioco, resilienti alle nostre strategie. Verso i control deck siamo maggiormente in difficoltà, perché potranno facilmente neutralizzare o rimuovere le nostre carte chiave e dunque rallentarci abbastanza da prendere in mano la partita. Dovremo quindi partire veloci, stando attenti a quando giocare le nostre risorse più importanti. Con tutte le correzioni effettuate da Riccardo Piracini su questa lista basata su Asmorano Mardikar da Istinakul Dakar, includendo anche le ultime espansioni, non ci sono molte aggiunte o variazioni da effettuare, a meno di piccole correzioni dettate dal gusto personale. Si può pensare di introdurre tra il 99 Doughty Windwalker e Dreador Arcanist, al fine di aumentare il value prodotto dalle meccaniche presenti nella lista, e Witch Oven per massimizzare il piano cibo, nel caso si dovesse affrontare un meta più veloce e aggressivo. Per il resto non ci resta che attendere la seconda espansione di Innistrad Crimson Vow, per vedere se la meccanica Madness sarà rimpolpata con nuove carte, dando nuova linfa a questa sezione del mazzo, non molto corposa per via delle poche carte veramente efficaci per il nostro gameplay. Eccoci giunti al termine di questa disamina. Ringraziamo per la disponibilità Riccardo Piracini, che ci ha mostrato il potenziale di un generale molto strano, che con il suo libro si propone come un partner legando a filo doppio questa strana combinazione di carte. Se vi piace sperimentare delle build diverse dal solito, o semplicemente vi piace stupire i vostri avversari con carte mai viste prima, questo Asmorano Mardika da Istinakul Dakar potrebbe fare a caso vostro, a patto di riuscire a pronunciare il nome, impresa non certo facile, neppure per noi. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Card Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.